Salve a tutti! In questo video vediamo come regolare la luminosità di una striscia LED utilizzando Arduino. Premetto che il progetto ha finalità semplicemente didattiche, quindi non ha nessuna pretesa di essere utilizzato in campo pratico. Dal momento che lo stesso risultato si potrebbe ottenere anche utilizzando un normale temporizzatore 555, tanto per giustificare l'utilizzo di Arduino andrò ad aggiungere una funzionalità in più, ossia un display per visualizzare il valore impostato. Tale display è ovviamente facoltativo, quindi potete benissimo realizzare il circuito del semplice regolatore. Procediamo quindi con questa realizzazione. Per questo progetto ho utilizzato una comune striscia LED bianca, di quelle che si trovano anche nei negozi di fai da te. Si tratta di una striscia a 12 volt, quindi a tensione costante, con un assorbimento di 14 watt per metro e 60 LED per metro. Ovviamente vanno bene anche altre strisce, l'importante è che siano del tipo a tensione costante, quindi 12 o 24 volt a seconda dell'alimentatore che utilizzate. Prima di proseguire volevo illustrare brevemente il funzionamento di queste strisce LED. Nonostante ne esistano infinite versioni, il principio di funzionamento, almeno per quanto riguarda i modelli monocromatici a tensione costante, è quasi sempre lo stesso. Elettronicamente le strisce sono composte da una serie di segmenti, costituiti ciascuno da una serie di 3 LED, più una resistenza di limitazione della corrente. In base a questo schema risulta subito chiaro perché sia possibile tagliare o unire queste strisce solo in punti ben precisi. Ogni LED ha una caduta di tensione tipica che va dai 3 ai 3,5 volt, quindi sommando questi valori restano i capi della resistenza dai 2 ai 3 volt. In base alla legge di Ohm, la corrente attraverso ogni singolo segmento sarà quindi data dal rapporto tra questa tensione ed il valore della resistenza. Facciamo un esempio: se i LED hanno una caduta di tensione di 3,2 volt, ai capi della resistenza avremo 12 meno 3,2 per 3, ossia 2,4 volt. Con un valore della resistenza di 150 ohm, la corrente nel ramo sarà quindi di 16 mA. Ovviamente per calcolare l'assorbimento totale bisogna poi moltiplicare questo valore per il numero di segmenti che costituiscono lo spezzone di striscia che stiamo utilizzando. Oltre a questa tipologia, un'altra versione molto diffusa è quella che invece di LED singoli utilizza dei particolari chip che incorporano in un unico contenitore 3 LED. Il principio di funzionamento è lo stesso, solo che in questo caso per ogni segmento avremo non una, bensì 3 resistenze di limitazione, una per ogni ramo di LED. Trattandosi di dispositivi a tensione costante, non possiamo modificare la luminosità variando la tensione, per il semplice fatto che sotto una determinata soglia i LED non si accenderebbero per niente. Dobbiamo quindi utilizzare la tecnica del PWM, ossia un segnale ad onda quadra a larghezza variabile. In questo modo i LED vengono fatti lampeggiare all'intensità massima, ma per un periodo di tempo variabile. La durata più o meno lunga del tempo di accensione viene percepita come una maggiore o minore luminosità. I LED, vedete, sembrano accesi, anche se in realtà stanno lampeggiando ad una frequenza che non è visibile dall'occhio. Passiamo ora a vedere il circuito elettronico. Come vedete lo schema è molto semplice. Oltre all'Arduino e all'alimentatore da 12 volt servono solamente un potenziometro ed un MOSFET a canale N. Qua ho tralasciato per chiarezza il display che, come abbiamo detto, comunque non è strettamente necessario. Vediamo dunque il funzionamento. Il potenziometro è collegato tra i 5 volt e massa, quindi sul suo cursore avremo, in base all'angolo di rotazione, una tensione variabile da 0 a 5 volt. Questa tensione viene misurata tramite il piedino A0 che corrisponde ad uno dei convertitori analogico-digitale dell'Arduino. In base a questo valore viene poi settato di conseguenza il valore PWM sull'uscita di 3, che andrà a pilotare il gate del MOSFET e quindi la striscia LED. Come MOSFET ho utilizzato un IRLZ24 e come vedete la capacità di corrente è molto alta, anzi è addirittura esagerata per questo progetto. Però questo MOSFET è adatto in quanto è di quelli che
possono essere pilotati direttamente tramite i 5 volt dell'Arduino. C'è da dire che, viste le correnti in gioco che sono piuttosto basse, funzionerebbe benissimo anche un altro tipo di MOSFET, come per esempio un IRF 520 o un IRF 540. Vediamo adesso i collegamenti fisici dei componenti. Questa è una delle possibili disposizioni e andiamo ad analizzare quindi le varie connessioni. Partiamo dall'alimentazione a 12 volt che va collegata alle due linee dedicate sul bordo della breadboard. Da qui andremo poi ad alimentare l'Arduino tramite i piedini VIN e GND. Le estremità del potenziometro vanno collegate ai piedini 5V e GND, mentre il centrale andrà al piedino A0. Il gate del MOSFET, ossia il piedino più a sinistra, va collegato al piedino D3, mentre il piedino a destra, che è il source, si collega alla massa. E per finire la striscia LED va collegata col positivo alla linea positiva di alimentazione e col negativo al piedino centrale del MOSFET, ossia il drain. Come display, che come dicevo è facoltativo, ho utilizzato un comune LCD alfanumerico da 2 righe per 16 caratteri, di quelli con l'interfaccia I2C già montata, che risulta molto comodo da utilizzare con Arduino. Fate attenzione che l'alimentazione del display va presa dal piedino 5V e fate molta attenzione a non utilizzare la linea 12 volt, altrimenti danneggerete irreparabilmente il display, cosa che come vedete è successa a me. Le linee SDA ed SCL vanno collegate rispettivamente ai piedini A4 e A5. Il firmware per il funzionamento è abbastanza semplice, se volete potete scaricare lo sketch che ho preparato direttamente all'indirizzo in sovraimpressione, dove troverete sia la versione col display che quella senza, ricordando che per l'utilizzo del display occorre prima installare la libreria LCD I2C. Per testare il progetto ho tagliato un piccolo spezzone di striscia, anche se abbiamo visto che il MOSFET utilizzato potrebbe tranquillamente pilotarne anche 5 metri o più. Vado quindi a saldare 2 cavetti per il collegamento e dopo aver assemblato il circuito e caricato il firmware, ecco il risultato finale. Come vedete esteticamente non è particolarmente accattivante, però devo dire che il funzionamento è del tutto soddisfacente, quindi direi che va bene così. Bene, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile, anche in caso contrario. Per il momento vi saluto e vi aspetto alle mie prossime realizzazioni. Ciao a tutti!